Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò dell'avvolgitubo della Vevor con il tubo lungo 20 metri che ci permette di avere una buona portata di aria. Infatti ha un tubo da 3 ottavi interni, quindi 15 mm praticamente di tubo, che ci permettono di avere una buona portata di aria, e questo significa che possiamo utilizzare anche attrezzatura che diversamente con altri tipi di tubi non potremmo utilizzare. Costa circa 60 euro, vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione e spero di associarlo anche ad un codice di sconto. Adesso ve lo farò vedere per bene, guarderemo tutti i dettagli, faremo un paio di prove e insomma valutiamolo assieme. Iniziamo. E allora ragazzi, quindi parliamo di questo avvolgitubo della Vevor. Innanzitutto arriva all'interno di una scatola in cartone avvolto da Pluriball e basta. Poi troviamo anche alcuni accessori che adesso vi farò vedere, però faccio vedere direttamente da questa inquadratura, tanto non ci sono dettagli particolari da vedere. È tutto in plastica, questa parte posteriore con questo sistema che ci permette di orientarlo a piacimento, viene fornito anche di tasselli e viti per poterlo fissare al muro, e questo supporto nella parte posteriore si può anche rimuovere perché ha questo sistema che ci permette di sfilare questa parte e poi di rimuovere la parte posteriore, quindi portarlo anche in giro, insomma avere la possibilità, nel caso in cui si serva da utilizzare fuori dal nostro laboratorio, di poterlo trasportare comodamente. La parte che va collegata al compressore è lunga 2 metri, invece la parte estensibile è lunga 20 metri. E la cosa che mi piace tantissimo è il fatto che questo tubo abbia una sezione importante, infatti all'interno abbiamo 10 mm, esternamente invece 15. Quindi è un tubo da 3 ottavi che ci permette di avere una ottima portata di aria. Ovviamente per poter utilizzare degli utensili ad aria compressa che richiedono una buona portata di aria non è sufficiente avere un tubo di questo tipo, ma bisogna avere anche un compressore che sia sufficiente a far funzionare l'attrezzo, altrimenti non abbiamo risolto nulla. Continuiamo però a guardarlo. Questa sfera serve semplicemente come blocco per evitare che il tubo venga riavvolto tutto, ed è possibile anche regolare, svitando questa vite, il posizionamento dello stesso. Quindi ad esempio lo appendiamo troppo in alto, non riusciremmo di conseguenza ad afferrare la pistola, insomma l'accessorio che utilizziamo. Decidiamo di avere una lunghezza di un paio di metri, lo spostiamo per 2 metri in modo da poterlo afferrare con più facilità. Quindi per poterlo svolgere basterà semplicemente tirarlo, e per fare in modo che si blocchi dobbiamo sentire i click. Quando abbiamo sentito i click lo possiamo lasciare e il tubo rimarrà nella posizione in cui si trova. Quindi continuiamo a tirare. In questo caso, dato che era già bloccato ai click, si sblocca. Se io tiro di nuovo sentiamo i click, lo lascio e in questo caso rimane bloccato. Fate attenzione a non rilasciarlo in presenza di persone, o se si tratta di un'officina per esempio con delle autovetture, non rilasciatelo di botto perché comincerebbe a muoversi a serpentina, rischiando di colpire eventualmente i mezzi parcheggiati. Ecco, come vedete io ho cercato di fare attenzione il più possibile, comunque era circa 1,5 metri. Immaginate 20 metri di tubo che viene riavvolto a velocità, quello che può succedere sia se colpisce qualcuno che se colpisce qualcosa di delicato. Nella parte finale, all'estremità del tubo, abbiamo l'innesto rapido, basta inserire, come si fa con tutti i tubi dei compressori, e si potranno utilizzare gli utensili che vogliamo. Però volevo farvi vedere, io ho collegato l'avvolgitubo adesso al compressore senza regolazione di pressione, quindi con l'uscita libera. Guardate quanta pressione riesce ad erogare questo avvolgitubo. Ragazzi, è impressionante. Io finora non sono mai riuscito ad avere tutta questa portata di aria. Non so come fare per farvi capire quanta portata di aria abbia, però ragazzi, è davvero impressionante, con una quantità di aria giusta per tutti quegli utensili che ne richiedono moltissima. E tra l'altro ho fatto la prova, l'ho lasciato collegato al compressore da ieri sera, era su per giù le 10 di sera. Ora sono le 7 e non ha perso assolutamente neanche mezzo bar, quindi come era la lancetta è rimasto, quindi anche questo funziona bene, anche su questo siamo fortunati. È un prodotto che obiettivamente non costa pochissimo, perché 60 euro per un avvolgitubo non sono sicuramente i 20 euro della Lidl, però a differenza di quello della Lidl che aveva un tubicino da 6 mm, qua abbiamo 15 mm e la qualità è imparagonabile. Sicuramente un prodotto di fascia superiore che costa il triplo, ma che secondo me li vale. Volevo farvi vedere solamente un dettaglio, perché sono sicuro che chi lo acquista, chi guarda le foto, poi mi chiederà cosa serve questa cosa qua dietro. Allora, questo, come vi ho fatto vedere poco fa, serve a poter fissare il supporto nella parte posteriore.
Se volete, qua dietro potete mettere anche un fermo, io solitamente lo lascio libero, ma potete mettere anche semplicemente dello spago, una vite, quello che volete voi. Alla fine rimane appeso, non c'è il rischio che si stacchi, ma se preferite, volete maggiore sicurezza, potete anche bloccarlo. Comunque, continuiamo a parlare di questa parte. Semplicemente, siccome questo tipo di supporto nella parte posteriore viene utilizzato anche per gli avvolgitubo da giardino, ho fatto cadere tutto, serve nel caso in cui, appunto, utilizzandolo con l'avvolgitubo da giardino vogliamo inserire l'innesto rapido dei tubi. Nel nostro caso, essendo comunque per avvolgitubo d'aria compressa, non serve a nulla, però la sua funzione è questa di qua. Quindi un avvolgitubo comodo da utilizzare, costruito in materiale plastico, che sinceramente inizialmente mi aveva fatto storcere un po' il naso, invece riflettendoci è una plastica resistente ma flessibile, un po' come le plastiche delle maschere da saldatore, che sono flessibili e che resistono agli urti. Una maschera da saldatore infatti si può storcere, si può piegare, anche cadendo però non si rompe, quindi è più robusta e eventualmente si può ammaccare un pochettino. Un altro dettaglio molto importante è questa guida nella parte frontale, che ci permette di avere un avvolgimento del tubo che sia disposto in un verso che insomma eviti che si creino matasse all'interno, più che matasse, spessori diversi tra destra e sinistra nella zona centrale. Allora, osservate questa guida nella parte centrale, come si va spostando a destra e a sinistra, permettendo al tubo appunto la disposizione in modo ordinato. Come avete visto, quindi porta il tubo nella direzione corretta, creando una bobina ordinata. Quindi anche su questo studiato molto bene. C'è questa maniglia nella parte superiore per poterlo trasportare, viene accompagnato anche da un manualetto di istruzioni. Effettivamente non c'è scritto praticamente nulla di importante, c'è il disegno di come fissare la staffa a muro e alcune informazioni che sì, queste sono importanti, perché la massima pressione supportabile è 18 bar, quindi una pressione di tutto il rispetto. Consideriamo che solitamente si lavora con 5-6 bar, comunque compressori anche messi al massimo 8 bar, 10 bar, ma qua abbiamo 18 bar come pressione massima. Per il resto poi ci sono riportati gli altri modelli, come vi dicevo, li fanno sia per avvolgitubo da giardino che questi per aria compressa. Ma stavo dimenticando un piccolo dettaglio: quando lo collegherete al compressore, ovviamente la bobina all'interno si dovrà riempire di aria, quindi tutto il tubo arrotolato si gonfierà e man mano sentirete una sorta di sbuffo. Questo non sta ad indicare una perdita di aria, ma sta ad indicare appunto che il tubo si sta riempiendo e sta raggiungendo la pressione massima. Ve lo faccio sentire. Ok? Ha finito. Questa non era una perdita d'aria, ma appunto si stava riempiendo. Quando staccherete il tubo dal compressore sentirete una fuoriuscita di aria copiosa ed è il tubo appunto che si sta svuotando. Dalla parte anteriore è bloccato, dalla parte posteriore invece si svuoterà. Tutto nella norma. Vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prodotto. Se vi è piaciuto, eventualmente potete acquistarlo. Mi sembra che non ci sia altro da dire. Eventualmente commentate, fatemi sapere se c'è qualcosina che volevate sapere e che io eventualmente ho dimenticato di dirvi. Forse sarebbe stato comodo se avessero creato una base piatta, perché magari poggiandolo a terra avremmo avuto una maggiore stabilità e avremmo evitato questo dondolio, ma alla fine va a influire poco. Un avvolgitubo sì, si può trasportare, ma diciamo che il suo compito è quello di rimanere in una postazione e soprattutto di rimanere nella postazione sospeso. Dei piedi non ce ne facciamo nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia anche tenuto compagnia, spero pure che vi serva eventualmente per poterlo acquistare approfittando del codice di sconto che lascerò giù nel primo commento e nella descrizione. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, ma prima voglio ricordarvi di mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e adesso posso darvi appuntamento ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!